Ciao a tutti amici, sono qui dal Balla, da Marco Ballarani, come sta ricominciando a succedere, insomma, dopo la pausa, diciamo, invernale, perché io ormai vivo in Puglia, lui vive ancora qui e quindi ancora per poco, siamo d'accordo. No, scherzo. E quindi ci vediamo durante l'estate quando io sono in tour e approfitto per fare un po' di video, vabbè, prima di tutto per vederci, mangiare, discutere, fare, insomma, siamo amici, ma poi c'è questa parte delle tastiere che ci unisce, che ci porta qui a fare un po' di questi video e di queste considerazioni, perché quella di oggi è proprio una considerazione. Lo so, vabbè, il pezzo all'inizio l'ho improvvisato qui come faccio sempre, nel senso che mi invento qualcosa, poi suono la tastiera come se dovessi mettere giù una cosa per farvi sentire il sound, no? Anche di insieme, magari con degli altri strumenti, delle altre cose, un basso, ma ogni tanto anche la batteria, ma più che altro per farvi sentire così la potenzialità o comunque dove mi porta anche lo strumento. E in questo caso siamo andati in questa direzione qui, che è una direzione chiaramente così, diciamo anni 90, insomma. Però devo dire che sono rimasto sconcertato dal suono. Cioè, io tutte le volte faccio i video, poi voi li sentite caricati sul tubo, è una cosa differente, c'è come dire, vi arriva alla fine. Io non faccio niente, non metto, non faccio mastering, al limite metto un limiter giusto per tirare un po' su tutto, cose del genere. Il resto è proprio il sound che viene fuori dai video, no? Che vi dà questa compattezza, ma quando stai facendo le cose ti rendi conto della potenza di uno strumento. Questo qui è il Roland JV1010, da quello lì avete sentito uscire tutti questi suoni che io ho cercato a caso adesso così, perché ricordo di averlo avuto, ma poi è stato di passaggio, quelle cose che prendi magari per un tour perché devi fare delle cose, poi lo rivendi perché sei un deficiente, rimbambito, scemo, e lo vendi. No, mi sono fermato a scemo, volevo andare avanti. Come me te lo dimentichi in garage. Oppure come Balla se te lo dimentichi in garage, perché ce l'avevi, dici vabbè lo metto qua, poi non ti serve più perché ti compri le cose nuove, moderne, con le robe. No, ma guarda, hanno fatto il modello fisico di qualcosa, no, ma hanno fatto guarda, suona di brutto, poi metti su questo qua e rimani come un deficiente. Cioè noi siamo rimasti come due deficienti per la tramvata che c'ha, cioè che ha, perché c'ha, insomma, sembro proprio, non so cos'altro dirvi. Cioè adesso vi faccio sentire i suoni, così parto anche, non ho fatto subito il piano perché sennò chiaramente qualcuno avrebbe detto cosa fai il piano con il JV, cosa? No, non l'ho fatto, infatti mi sono limitato a fare un pad. Allora, praticamente dentro questo, adesso Marco, ogni tanto vedrete dei tagli perché Marco, perché chiaramente oggi si esprime nella sua, cioè si sta esprimendo a tuono, perché quando ha sentito come suona sta cosa qua è felicissimo di averlo ancora, chiaramente. E no, mi ha detto che dentro qui c'è sentite questo cigolio fantastico, scusate, ma c'è questo seggiolino che ogni volta ci dimentichiamo di cambiare, ma è così, diciamo che è un portafortuna. All'interno di questo modulo c'è una delle prime schede che erano state fatte, che poi sono state inserite software o hardware in tutti poi i Roland che sono venuti successivamente. Adesso intanto vi faccio sentire più o meno i suoni, così ne scorro un po' di quelli base, e già lì c'è da rimanere spettinati, nel senso, a parte il pianoforti. Ora sto suonando con una tastiera semipesata, che è questa della Kurzweil PC3 K7, che è la peggiore tastiera della storia della musica, ma comunque, soprattutto per farci i pianoforti, però per come è calibrata, non è la tastiera in sé, è che hanno usato le molle in un modo che è veramente antipianistico, però cerco di fare del mio meglio.
alla fine non è nemmeno male, insomma, considerati gli anni. All'epoca poi si usava unirne tanti, no, dal vivo per avere un po' di botta pianistica, un po' di chorus tra tutti, veniva fuori il cinema di quegli anni lì. Questo è un po' più cupo, questo è chiaro. Ma alla fine la sua complessità ce l'ha. Vabbè, comunque, questo è scuro. Non è neanche male. Questo. Sì, alla fine c'è. Vado avanti a cercare cose un po' diverse. Chiaramente abbiamo abbiamo le categorie qui. Ecco, queste sono le cose più, diciamo, classiche di questi strumenti. Cioè, lasciate perdere il suono che potete. Uno può dire, vabbè, ma sono quegli anni lì, non ha più senso. Non è quello il discorso, è la profondità. Cioè, non so se avete anche voi la stessa sensazione, però chiaramente ce ne sono 1 miliardo dentro. Queste sono anche cose che sono state usate tantissimo. Sono state usate per tutto, per la discografia, per le pubblicità, per qualsiasi cosa. All'epoca questo strumento è stato importante, proprio ha fatto successo tantissimo. Poi sicuramente gli amanti Roland avranno un'idea di percorso storico di questi suoni anche più chiaro di quello che ho io. Io ho il ricordo di questo modulo, delle cose che c'erano in quel periodo di Roland, però l'esatta genesi di questi suoni qualcuno la conosce sicuramente meglio di me. Sono anche proprio gli effetti, è come suona, no? L'audio di queste cose qua, io veramente rimango sconcertato. È tutto gigante. Comunque, cambio categoria magari. Ce ne sono con gli archi, con i pad, coi cori. Tutte queste cose che, come dire, arrivano così, il sapore c'è dentro un po' di 50, però chiaramente, cioè, 10 anni dopo, e quindi anche di più probabilmente, e quindi il livello, adesso non ricordo quando uscì, ma comunque considerando che il D50 è dell'86-87, questo qui bellezza, mamma mia, veramente bellissimo. E sono tantissimi, ben programmati. Sono una sessantina di suoni per la categoria dei pianoforti. È stato, mi diceva Marco,
12-13 anni dopo, una cosa del genere. Anche queste cose qua, no? Erano poi gli anni in cui io usavo queste cose per lavorare, diciamo, ma amavo le cose vintage, no? Come al solito si va controcorrente. Ma quindi con queste cose qui, le cose non erano proprio state pensate per fare le cose vintage, erano state pensate per fare cose nuove. Quindi avevano questi suoni che prendevano spunto magari, no? Appunto come in questo caso da un clavinet, ma erano tutt'altro. E avevano questa. Questi sono pazzeschi, campanelli Roland. Campanelli Roland. Ce ne sono 1 miliardo, chiaramente. È che ti vengono le idee della mutua, no? Ce n'è, qui ragazzi non ne veniamo fuori più va a finire che faccio 1 ora di video con questo qua che non faccio con tutte quelle che escono adesso. Perché alla fine anche il sound design era sempre comunque approfondito, no? Suonerei per 8 anni e mezzo. Eppure direte, sei diventato scemo. Probabilmente sì. Poi ci sono le chitarre, queste, scusate, ma queste cose qui mi prende veramente. Questa era la follia. I bassi. Senti che gomma bellissima. Bello bello. È tutto bello. Suoni d'orchestra. Ecco, allora, adesso tanto voglio dire, avrete capito, adesso vi faccio sentire un altro po' di cose, poi vi faccio sentire magari qualche suono della scheda interna, perché quelli erano un pochino avanzati rispetto a questi ed erano anche un po' più funzionali in maniera classica, nel senso che c'erano gli archi che sembravano veri, c'era tutto molto, molto per suonare. Qui il problema è questo qua, quelli che hanno la mia età, un po' meno di me o un po' più di me in generale, io ho 50 anni, quindi quelli che ne hanno 60, 70 e quelli che ne hanno 30, 40, soprattutto dai 40 in su, comunque hanno vissuto parte di questo tipo di, come dire, suono ancora, no? La coda
di questa idea che il suono dovesse essere questo qua, che usciva dagli strumenti, che non è nemmeno una questione di ma guarda che se lo senti a quelle cose è uguale, non lo so che cos'è, io non è che sono qua a dire che so che cos'è qual è il motivo per il quale, no, ditemelo voi, perché cioè, probabilmente ne sapete 100 volte più di me. Io a istinto dico che poi quando faccio i discorsi tipo ma non sento i piedi per terra, non sento i piedi per terra, finisco le parole, se no sembro un cretino. Cioè, non sento i piedi per terra, non sento il suono, quello è. Perché io questo, cioè, non so come dire, quando suonavo con le band che avevo 17 anni, io mettevo giù una cosa così, in sala, prove, e si sentiva, cioè era forte, avvolgeva, non so come dire, aiutava. Oh, magari adesso ci mettiamo qua con un altro strumento, non faccio nomi di aziende, non dico niente, che fa, ed è uguale, è solo una sensazione mia. Mi sono fatto prendere dalla nostalgia, non lo so, però sinceramente non mi sembra così. Mi sembra che quelli nuovi siano bidimensionali e questi tridimensionali. È un esempio, quando parlo di profondità. Per quello. Anche sto corso è esatto, il PC3 K7 che non è così vecchio, voglio dire, comunque è una generazione, però il PC3 parte da prima, K2006, poi tutta l'evoluzione. Anche questi, stessa roba. Qua sopra, adesso non c'entra niente con questo video, ma tanto il canale è mio e lo gestisco io, no? Come cioè, negli anni 70 il femminismo. Cioè, io se questa tastiera qua c'è dentro l'organo, giusto? Allora, non è uguale agli altri nuovi, cioè è lo stesso identico organo, lo stesso strumento, nel senso, lo stesso clone, no? Cioè sono dati, voglio dire, è un processore che fa quel lavoro lì, che la catena degli effetti sono sempre quelli, li conosco dai tempi, li ho visti 1000 volte, come sono fatti. Probabilmente è una questione, cioè qui dentro se lo apri ci sono le schede separate, non lo so cos'è, cioè nel senso che gli effetti sono fatti con la scheda, non è tutto insieme, questo si vede, è l'unica cosa evidente che vedo di differenza. Fatto sta che qui l'organo, se adesso lo prendiamo, lo mettiamo dentro qua, sembra un Hammond, cioè fa l'effetto perlomeno di un Hammond suonato, io lo suonavo in band, sembrava che ci fosse un organo. Quelli che fanno adesso loro, che c'è sull'organo questo qua, non si possono suonare, cioè l'Hammond non è, si può suonare, non mi fraintendete, si può suonare tutto, ma questo qua sembrava un organo. Quelli nuovi io non capisco come mai non c'entrano niente. E questa non è la critica a Kurzweil, è la critica a tutti. Tutte le cose hanno questo impatto, come dire, schiacciato, no? Come se fossero già prodotti, già sul disco, ma il disco lo dobbiamo ancora fare, quindi non si può. Vabbè, comunque, detto questo, adesso ho detto 1000 stronzate, ma fa niente. Cioè è un suono, questo qui è un suono che saranno, non lo so, 1 mega e 2, ma no, ma nemmeno, cioè. Queste cose qua c'erano dentro 128 mega di roba, 64 mega di roba, cioè. Questa è sapienza e materiale audio bello, usato bene, idee, effetti concepiti. Questo è molto dinamico. Chiaramente tutti i synth brass. C'hanno una botta assurda.
Sono bellissimi anche questi qui, c'è niente da fare. Gli strumenti etnici, no? Oggi c'ho voglia di chiacchierare, quindi ragazzi, sono cavoli vostri. Gli strumenti etnici, ti prendi il banco da 68 giga da mettere sul computer con gli strumenti etnici che sembra che li hanno ripresi, sono andati, capito, dove li fanno gli artigiani a riprendere gli indigeni che li suonano e non, cioè, quello e non niente. Cioè, li metti nel sì, bello, sembra la colonna sonora del film. Poi se metti questo qua, li mixi bene, questi qui hanno una cartella che ti levano di sentimento. E allora questo qui sarà, un campione piccolo così. Quindi non so. Forse il discorso è fare di necessità virtù. Cioè, nel senso che all'epoca c'era poco, bisognava fare con poco e veniva bene. Non lo so. È un po' la magia che c'è, che... Poi è chiaro, ragazzi, io scherzo, lo so benissimo che nei nuovi plugin sotto le articolazioni, ma è una registrazione già fatta di uno che l'ha preso, l'ha spaccato per terra, schiacci il bottone e si sente che lo spacca per terra. Però non è quello il fatto. Adesso poi anche... me lo ricordo. Questo l'abbiamo suonato più o meno tutti. Sì, me lo ricordo. Questa è nella board, le categorie una dietro l'altra, perché chiaramente sono meno i suoni che ci sono sulla scheda. Si passa più a quelli con i cori. Belli. Tutte queste me le ricordo. I sax, flauti, belli. Si possono comprare anche solamente per un suono come questo, che è quello che ho usato nell'introduzione. Qui ci sono tanti, adesso questo poi lo monto dopo. Cioè, anche solo per questi sintetizzatori. Ciao. Cioè, suonano bene, non c'è niente da fare. Questa è l'aftertouch, quindi continua. Cioè, c'è tanta roba. Chitarre. Il discorso poi chiudo, è anche la questione, diciamo, più produttiva, no? Questo qui era uno strumento che veniva usato tantissimo in studio,
perché mancava un colore, mancava una cosa, volevi dare una, avevi mille possibilità con un sound che all'epoca era nuovo, era fresco, lo mettevi in un pezzo, riempivi in un modo comunque sempre importante, davi un senso. Poi noi non stiamo entrando nell'editing di tutto, si può editare qualunque cosa, è tutto ultra midi, nel senso che quelli erano gli anni in cui si spingeva da quel punto di vista, controllavi tutto e potevi mettere a posto le mille cose. È uno strumento davvero davvero bello. Quindi io ragazzi, niente, rimetto il suono di piano suo, quello proprio base. Per la felicità di quelli che non sopportano che io faccia il piano con i synth, ma comunque alla fine ci vogliamo tutti bene e quindi io vi ringrazio, vi saluto, ringrazio Marco che mi accoglie sempre e abbiamo passato un'altra bella giornata e se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutti i video divisi per categorie di strumento, trovate anche la mia musica, le mie canzoni, i miei libri, tutto quello che c'è. E niente, io a questo punto così vi lascio con questo dubbio se andare a cercare questo modulo a prezzi che ormai saranno stracciatissimi, per così averlo e collezionare queste cose che hanno un valore incredibile e che sono andate perdute così. Quindi insomma, grazie di tutto come sempre, ci vediamo sabato prossimo, grazie a Marco e arrivederci a tutti. Ciao ciao!